Un binocolo da 500 euro progettato per ragazzi e adolescenti, ma vale davvero la pena acquistarlo? Dopo molte ore di prove sul campo credo di avere trovato la risposta. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Binomania. Sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997 e oggi vi parlerò dello Swarovski My Junior 7x28, un binocolo che mi ha incuriosito sin dalla sua presentazione nel 2024. L'esemplare oggetto di questa prova mi è stato gentilmente fornito da Marco Lucchini, che ringrazio per la disponibilità. Come sempre vi invito a leggere anche la lunga recensione su binomania.it e iscrivervi al mio canale. Io direi, anche se oggi è una giornata ventosissima, di partire subito dopo la breve sigla, quindi sedetevi comodi e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo tra pochissimo. A prima vista colpiscono subito la qualità costruttiva e il design moderno. Il binocolo infatti è compatto ma non minuscolo, possiede un ampio ponte centrale che garantisce una presa molto sicura e una robusta armatura in gomma che trasmette immediatamente una sensazione di solidità. Anche le finiture sono curate e l'assemblaggio è quello tipico di un prodotto realizzato con attenzione. Personalmente ho apprezzato moltissimo la colorazione Jungle Green, anche se poi è disponibile nella variante Glacier Blue. Nonostante sia nato per i più giovani, il My Junior risulta estremamente comodo anche per un adulto. Con i suoi circa 480 grammi di peso dichiarato è leggero da trasportare, ma sufficientemente consistente da trasmettere una piacevole sensazione di robustezza. Dal punto di vista meccanico, ho trovato molto valida anche la messa a fuoco. La manopola centrale infatti è fluida ed è precisa e consente di passare dalla minima distanza di osservazione all'infinito con circa mezzo giro. A proposito di distanza minima, Swarovski dichiara 4 metri e devo dire che si tratta di un valore realistico e adatto all'osservazione di fiori, insetti e piccoli soggetti naturalistici, anche se con il mio Visus ho messo a fuoco circa 3,30 metri. Una particolarità interessante poi è l'assenza della regolazione diottrica sull'oculare destro. E questa è una scelta progettuale voluta da Swarovski, che ha pensato questo binocolo principalmente per i ragazzi con una vista normalmente ben equilibrata. Personalmente non ho avvertito alcuna limitazione durante l'utilizzo, segno che per fortuna a 51 anni non ho ancora particolari problemi di vista. Nel complesso, già dopo le prime ore di prova, ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte non a un semplice binocolo per ragazzi, ma a un vero e proprio binocolo Swarovski, compatto, robusto, facile da utilizzare e capace di soddisfare anche molti osservatori adulti. Passiamo adesso alle prestazioni ottiche. Come spesso accade, Swarovski non specifica la tipologia dei vetri che sono stati utilizzati, quindi personalmente non posso dirvi con certezza se siano presenti elementi a bassa dispersione o miscele particolari o vetri acromatici di alta qualità. Quello che posso dirvi è che nell'uso pratico il cromatismo residuo è molto ben controllato. Nella maggior parte delle osservazioni poi l'immagine appare pulita, come state vedendo, e priva di evidenti frange colorate. Soltanto osservando soggetti o oggetti molto contrastati, come ad esempio tronchi chiari di betulla contro cieli luminosi oppure rapaci in controluce, si può andare a percepire un lieve residuo cromatico. La nitidezza è elevata, il contrasto molto buono e la resa cromatica è definibile come piacevole. Personalmente ho percepito una tonalità leggermente calda dei bianchi, ma senza alterazioni evidenti dei colori che rimangono comunque naturali.
Anche il campo di vista mi è sembrato ben equilibrato, nel senso che non stiamo parlando di un binocolo grandangolare, ma comunque di uno strumento che offre una visione naturale e rilassante, caratteristica che ho apprezzato molto durante le osservazioni prolungate. Un altro aspetto interessante riguarda il comfort di utilizzo, perché grazie all'estrazione pupillare generosa e alla pupilla di uscita di 4 mm, il My Junior risulta molto facile da utilizzare. È uno di quei binocoli che si portano agli occhi e permettono di trovare immediatamente l'immagine corretta, senza dover andare a perdere tempo a cercare la posizione ideale. Per quanto riguarda i prismi, sono Smith Passion e ho verificato un buon controllo della luce diffusa e una resa generale che comunque risulta molto convincente. Anche nelle osservazioni in controluce, come oggi, il comportamento è stato positivo, con una presenza limitata di riflessi e immagini fantasma. Durante le prove ho avuto spesso la sensazione di utilizzare infatti un binocolo più grande rispetto a quanto lasciano immaginare i suoi 28 mm e le sue dimensioni. È proprio la combinazione tra contrasto, comfort e pupilla d'uscita da 4 mm che va a rendere questo piccolo Swarovski particolarmente piacevole da utilizzare. Per questo motivo continuo a pensare che il vero punto di forza del My Junior non sia soltanto la qualità ottica, ma la facilità con cui riesce a coinvolgere chi osserva. È un binocolo che non affatica e che invoglia a guardare ancora un po' più a lungo. Questa, secondo me, è una caratteristica particolarmente importante, perché se il suo utilizzatore è un ragazzo, un bambino, alle prime esperienze naturalistiche, è importante avere qualcosa di molto efficace. Prima di passare le prove sul campo spenderei qualche parola in breve sulle aberrazioni ottiche, poi trovate tutto nell'articolo. Nel complesso vi posso dire che il My Junior 7x28 mi ha convinto, perché il cromatismo residuo è ben controllato, diventa percepibile soltanto osservando soggetti particolarmente contrastati, come rapaci in controluce oppure tronchi chiari contro cieli luminosi. Anche ai bordi del campo il comportamento è buono, non si tratta di un binocolo con ottiche flat field e quindi sussiste una lieve perdita di nitidezza al bordo, ma durante l'utilizzo pratico non l'ho mai trovata fastidiosa. In sintesi, considerando la destinazione d'uso del prodotto, ritengo che Swarovski abbia raggiunto un ottimo equilibrio tra la qualità ottica e il comfort osservativo e la facilità di utilizzo. Arriviamo adesso alla parte più importante di questa recensione, ossia le mie impressioni pratiche sul campo. Dopo molte ore di utilizzo posso dirvi che il My Junior 7x28 mi è piaciuto veramente tanto. L'ergonomia è uno dei suoi punti di forza, è stato progettato per ragazzi, ma come vi ho detto si adatta molto bene anche alle mani di un adulto. La messa a fuoco è precisa, la costruzione è solida e il design moderno lo rende piacevole da utilizzare e da portare sempre con sé. Nel birdwatching ho apprezzato soprattutto la combinazione tra i 7 ingrandimenti e gli obiettivi da 28 mm, perché inoltre la profondità di campo è notevole e spesso ci si dimentica persino di ritoccare la messa a fuoco. Durante le escursioni mi è capitato più volte di osservare soggetti posti a distanze diverse senza sentire la necessità di intervenire continuamente sulla manopola. È infatti una caratteristica che torna molto utile anche nei parchi faunistici, dove ad esempio gli animali si muovono rapidamente e non sempre c'è il tempo di rifocalizzare, perché poi sono nelle gabbie e si muovono veloci. La luminosità mi ha sorpreso, perché Swarovski dichiara una trasmissione luminosa dell'89% e vi devo dire che le immagini appaiono veramente brillanti. Nitidezza e contrasto sono elevati e rendono l'osservazione per i ragazzi particolarmente appagante. Devo confessarvi poi una cosa: se questo binocolo fosse esistito quando le mie figlie erano ancora delle bambine, probabilmente oltre al Pentax Papilio che conoscete lo avrei acquistato senza esitazione. Lo considero infatti uno dei formati più riusciti per avvicinare i più giovani all'osservazione naturalistica. Anche
nella osservazione paesaggistica come oggi, seppur ci sia molto vento, il comportamento è stato convincente. Non è ovviamente un binocolo grandangolare come un LL+ 8x32, ma restituisce immagini nitide, contrastate e piacevoli da osservare. I 7 ingrandimenti sono più che sufficienti, secondo me, per esplorare montagne, coste, laghi e paesaggi innevati con grande soddisfazione. Una delle sorprese più interessanti poi è arrivata durante le osservazioni crepuscolari. Questo perché, grazie alla pupilla di uscita da 4 mm e all'ottima trasmissione luminosa, il My Junior comunque ha continuato a fornire immagini brillanti anche quando la luce iniziava a diminuire. E durante alcune prove l'ho affiancato a un binocolo 8x32, diciamo così, di fascia medio-alta, e sono rimasto colpito dalla quantità di dettaglio che comunque il piccoletto riusciva ancora a mostrare sui caprioli osservati al margine del bosco. Ovviamente un buon 32 mm di alta qualità mantiene ancora un vantaggio nelle condizioni crepuscolari più difficili, ma comunque devo ammettere che questo piccolo 7x28 si è comportato molto meglio di quanto le sue dimensioni potrebbero fare immaginare. Un breve accenno poi anche all'utilizzo astronomico. Ovviamente, sia chiaro ragazzi, che per osservare il cielo esistono binocoli più adatti e con diametri maggiori. Molti di noi, ad esempio, hanno iniziato con i classici 10x50 prismi di Porro, molto ingombranti, ma ricordiamo infatti come apparissero grandi e pesanti quando ad esempio avevamo 7-8 anni. Da questo punto di vista il My Junior 7x28 va a rappresentare uno strumento molto più accessibile per un ragazzo che desidera iniziare a esplorare il cielo. Pur non essendo nato e stato concepito per l'astronomia, durante i miei test pratici si è comunque comportato sorprendentemente bene, perché sotto cieli moderatamente inquinati sono riuscito a osservare senza particolari difficoltà le galassie M81 ed M82 nell'Orsa Maggiore. Questo è un risultato che secondo me testimonia la buona qualità ottica generale dello strumento. Le stelle appaiono puntiformi nella parte centrale del campo e, come vi ho anticipato, soltanto osservando soggetti particolarmente critici come Giove, la Luna o stelle molto luminose come Vega si va a notare un poco di cromatismo residuo. Quello che ho apprezzato maggiormente però è il comfort d'utilizzo, perché grazie ai soli 7 ingrandimenti, al peso contenuto e alla buona ergonomia è uno di quei binocoli che si utilizzano con piacere nelle serate comunque estive, soprattutto sdraiati su una coperta oppure sul lettino solare, semplicemente esplorando il cielo senza alcuna fretta. Prima di concludere, quindi, vorrei riassumere rapidamente quelli che sono stati i principali pregi e difetti emersi durante la prova. Tra i pregi metto sicuramente al primo posto la qualità costruttiva, poi la nitidezza dell'immagine, l'ottima profondità di campo, la facilità di utilizzo e il comfort osservativo in generale. Tra i difetti vi segnalo l'assenza della regolazione diottrica per chi avesse problemi di vista e un prezzo che ovviamente, pur essendo giustificato dalla qualità del prodotto, potrebbe rimanere superiore alla media destinata ai binocoli da acquistare o regalare ai più giovani. In conclusione, credo che Swarovski abbia centrato perfettamente il proprio obiettivo, perché il My Junior 7x28 non è un giocattolo e non è nemmeno una versione semplificata di un binocolo per adulti. Spero abbiate capito che è uno strumento vero, progettato per accompagnare ragazzi e adolescenti nella scoperta della natura, ma capace di soddisfare anche molti osservatori più esperti. E la cosa che colpisce maggiormente è la sua immediatezza. Infatti basta portarlo agli occhi per ottenere subito una visione comoda, luminosa, rilassante e naturale, ed è proprio questa semplicità d'uso che a mio avviso lo va a rendere particolarmente adatti a chi sta muovendo i primi passi nel mondo dell'osservazione naturalistica. Personalmente ritengo che iniziative come questa meritino attenzione, perché in un periodo in cui i ragazzi trascorrono sempre più tempo davanti a uno schermo, a un display, uno strumento del genere può veramente rappresentare un ottimo incentivo per riscoprire la natura e per imparare anche a osservarla con maggiore curiosità
e consapevolezza. Io ringrazio come sempre Marco Luchini per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi lasciato come sempre libero di citare in massima libertà il mio giudizio. Se volete provare personalmente il My Junior 7x28 potete trovarlo presso il suo negozio Domodossola. Io vi lascio tutte le indicazioni qui in basso. Al momento della registrazione di questo video, quindi giugno 2026, il prezzo è di 500 euro. Io ragazzi per oggi termino qui. Come vedete il tempo, il vento è fortissimo, scusatemi se ho dovuto includere in parte il viso con il microfono, ma altrimenti non ci sarebbe stato verso di girare questa recensione. Ci vediamo come sempre su questo canale, vi aspetto anche su binomania.it, sul forum di Binomania, sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli. Vi invito ad andare a visitare anche il gruppone Facebook di Marco che è Binocoli Usati. Inoltre se volete sostenere la mia attività giornalistica indipendente, mi piacerebbe che vi abbonaste a Binomania Inside, uno spazio riservato appunto agli abbonati, dove con una quota mensile possono conoscere il dietro le quinte della mia attività giornalistica, curiosità, comparative, indiscrezioni e tanto altro ancora. Un carissimo saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni, dallo Swarovski Optik My Junior 7x28 e noi ci vediamo la prossima puntata. Ciao ragazzi!